Nell'essere umano ci sono due agenti. Lo spirito, che è della stessa essenza di Dio e che quindi tende a tornare a Lui, e la mente, che invece lo lega al mondo della provvisorietà. È la forza centrifuga, mentre lo spirito è la forza centripeta, che ci riporta al nostro vero centro. Così l'uomo, è stato detto giustamente, è Dio più la mente. Se togliamo la mente, rioteniamo Dio. Così un'autentica via dello spirito cerca di semplificarci, rendere la nostra vita sempre più semplice, in modo che l'uno, che è il nostro spirito, emerga dalla molteplicità. La nostra mente è la molteplicità, è piena di infinite ramificazioni, attaccamenti di ogni genere. Si è immedesimata con i nostri sensi fisici attraverso il tempo, e questa è la più grande illusione, appunto, di cui soffre l'essere umano. La via spirituale vuole fare riemergere la luce divina che è dentro di noi. Così il Cristo diceva che il regno di Dio è dei bambini, è dei piccoli. I bambini sono esseri estremamente semplici, hanno ancora un retaggio che proviene dai piani più elevati, da cui le anime sono scese. Poi crescendo diventano sempre più complicati, si potrebbe dire. Bisogna quindi ritornare bambini per tornare alla nostra origine. Così il Maestro ci vuole far tornare alla nostra infanzia, per così dire, ma con la saggezza acquisita attraverso il tempo, attraverso le nostre esperienze. Diceva Gesù, dovete essere docili come la colomba e prudenti come il serpente. Ci muoviamo in un mondo pieno di illusione, no? Di ostacoli, di attaccamenti, di pericoli spirituali di ogni genere. Se non andiamo armati di grande prudenza, verremo travolti come fuscelli dal vento della Maya che spira senza sosta in questa difficile epoca. Così, per farci ritornare bambini,
maestro Kirpal Singh, che era estremamente sapiente, esperto di cose dello spirito, che cosa ha ideato? Ha ideato il diario. I bambini sono estremamente puri, privi di qualunque errore. Non hanno la capacità di tramare contro gli altri, no? Pensare male degli altri e così via. Così il diario serve per farci ritornare semplici, come bambini. La meditazione serve per elevarci al di sopra del piano dei sensi, al di là della mente. E il diario serve per vedere in che misura stiamo progredendo. Stiamo andando avanti o stiamo andando indietro. Così l'avanzamento spirituale va avanti proprio come le onde del mare. Ci sono momenti più favorevoli, momenti meno favorevoli, ma tutti servono per il progresso. Così dobbiamo spogliarci del nostro ego, che è l'ostacolo maggiore. La nostra bravura è come un guscio che copre lo splendore dello spirito, in cui è racchiusa la divinità stessa. Una volta c'era un re che amava andare a passeggio per la città, incontrare la gente. Ecco che una volta, era una giornata molto calda, pomeriggio afoso, il re stava passeggiando attraverso la città e fu assalito dalla sete. E allora vide una taverna, no? Si potrebbe dire una bettola, un'osteria proprio estremamente semplice, ma dimenticando la sua regalità, entrò in questa osteria per poter bere qualcosa. Ecco, si avvicinò all'oste, no? Per poter farsi mescere da bere. Ma un avventore lì di questa bettola gli si avvicinò e gli disse: per poter bere con noi, maestà, dovete spogliarvi di tutte le vostre insegne regali, dovete diventare uno di noi, allora potrete bere. Così, se vogliamo bere il liquore che viene distribuito alla taverna del maestro, dobbiamo spogliarci di tutto il nostro ego. E allora soltanto potremo bere a sazietà. Così che cosa ostacola il progresso? La dedizione alla meditazione. Sono i numerosi desideri che abbiamo
Vogliamo fare una cosa, poi ne vogliamo fare un'altra. Arriva sera che è rimasto veramente poco da dedicare allo spirito. Invece lo spirito dovrebbe essere posto in prima linea. Dovremmo cercare di dedicare tempo alla meditazione come prima nostra preoccupazione. Guru Nanak li chiamava l'ora d'ambrosia. Quando ci svegliamo, ci rinfreschiamo e poi prima di dare cibo al nostro corpo attraverso la meditazione, dobbiamo dare cibo allo spirito. Anticamente, nella colonia di Beas, suonavano una campana alle 3 di notte, in modo che tutti si svegliassero a meditare. Ma il maestro dice che non è necessario svegliarsi alla metà della notte, non è indispensabile. Basta meditare il mattino presto, in base al momento in cui noi lasceremo la nostra abitazione per andare al lavoro o comunque in casa, cominceremo a svolgere le nostre faccende domestiche, la corrispondenza e così via. È necessario sedersi e iniziare la nostra giornata nel modo migliore. Vedete, anche qui prima di andare a colazione c'è la meditazione delle 7. Abbiamo un'ora di meditazione prima della colazione. Poi alle 11 un'altra ora, alle 5:30 del pomeriggio un'altra ora. Il maestro prescrive per poter progredire 1.5 ore al giorno. Se qui seguiamo con regolarità questi 3 momenti di meditazione, avremo fatto il doppio. 1.5 ore è quello che è il minimo per progredire, il minimo sindacale si potrebbe dire. Se qui seguiamo anche solo le meditazioni comuni, riusciamo a fare il doppio. Abbiamo una paga doppia, naturalmente. E poi, per non disperdere la meditazione, naturalmente, dobbiamo cercare di vivere immersi nell'amore di Dio, la rimembranza di Dio e del Maestro, con spirito di fratellanza, di servizio. Quest'epoca è anche un'epoca in cui gli esseri umani sono presi da tanti attaccamenti. Guardano in giro e vengono assorbiti dalle vibrazioni materiali che pervadono questo mondo nell'età del ferro, nel Kali Yuga. Diceva il maestro Kirpal Singh, gli uomini devono guardare le donne, se sono più giovani come figlie, se hanno la stessa età come sorelle, se sono più anziane come madri.
E gli uomini e le donne a loro volta dovrebbero guardare gli uomini, se sono più giovani come figli, della stessa età, come fratelli, più anziani come padri. Ma se vediamo Dio presente in tutti, naturalmente, i nostri pensieri saranno sempre rivolti a Lui. Lo vedremo presente in tutta la creazione. Così in particolare nei luoghi sacri dovremmo avere pensieri soltanto elevati. Non fermarci mai all'apparenza, ma andare all'essenza. Quando ci riunivamo a Firenze, siamo riuniti per qualche tempo in una piccola chiesa. Veniva chiamata la chiesa di Dante Alighieri. Si diceva che era in questa chiesa che Dante si era innamorato di Beatrice. Evidentemente non era molto attento alle funzioni, no? Era tutto attento a guardare le belle donne di Firenze. Infatti avevano fatto un elenco, no? delle 30 donne più belle di Firenze. Ma non è certo questo il modo di andare nei luoghi sacri. Anche Petrarca si dice che avesse incontrato Laura in una cattedrale. Ma non siamo qui per trovare moglie o marito, siamo qui nei luoghi sacri, si va per incontrare Dio, naturalmente. Così dobbiamo fare tutt'al più come Francesco e Chiara, che facciano parte del medesimo ordine. Quando Dio viene posto al di sopra di tutto, allora siamo sulla strada che conduce a Lui. Quando vediamo la creatura o la creazione al po' più del creatore, allora la creazione si para come un ostacolo. I nostri pensieri vanno alla creatura, alla creazione. A volte abbiamo una bella auto, siamo tutti orgogliosi di quell'auto. Pensiamo più all'auto che a Dio. Oppure abbiamo una bella villa. No. Le cose di questo mondo allora si sostituiscono. La creazione si sostituisce al creatore. Così il diario ci ricorda appunto qual è la meta e a che punto siamo. In particolare questi periodi abbastanza prolungati e di dedizione allo spirito sono molto importanti. Naturalmente possiamo anche avere dei momenti di difficoltà, ma se li affrontiamo con allegria e abbandonandoci a Dio e al Maestro, verranno superati con facilità, anzi ci sentiremo poi rafforzati. Se non ci fossero gli ostacoli, non ci rafforzeremo. La gente che va in palestra, no?
a fare il bodybuilding, tirano su i pesi, aumentano continuamente i cerchi di metallo, per poter avere muscoli sempre più forti, così. Molti nemici, molto onore, diceva un condottiero. San Francesco diceva: se non ci fosse il diavolo, nessuno andrebbe in paradiso. È proprio superando gli ostacoli, no? Il diavolo è la nostra mente. Proprio con la necessità di superare la mente raggiungiamo poi l'Altissimo. Sui piani astrali si progredisce molto, molto più lentamente, perché non ci sono tutti gli ostacoli fisici che ci sono a livello del piano materiale. Quindi abbiamo una grandissima occasione in pochi anni raggiungere un'evoluzione che non sarebbe possibile altrimenti. Ma i nostri sforzi devono essere sempre accompagnati anche dall'abbandono e dall'allegria, perché Dio è un'entità molto allegra, se vogliamo andare da Lui. Se vede qualcuno col broncio non apre la porta. C'era un guru che diceva che il paradiso è dei ricchi, perché i poveri soffrono troppo per poter andare in paradiso. Invece direi che è dei poveri che riescono a vivere allegramente nella loro condizione. Poveri o ricchi che siano, non fa differenza. È importante andare avanti allegramente.